lo so, questo è un altro video su un'altra Nintendo. Magari a alcuni di voi non gli interessa, ma questi sono i lavori che mi arrivano e piuttosto che evitare di fare video per settimane intere e poi venire fuori con un video interessante, comunque faccio questi video qua anche per le persone, per le nuove persone che guardano i nuovi video, altrimenti i video, quelli fatti in precedenza, non vengono più mostrati dall'algoritmo di YouTube e quindi niente, si perdono. Quindi ogni tanto, anche se può essere noioso per tanti, è importante ripresentare alcuni argomenti. Allora, oggi, come avete visto dall'immagine, Nintendo Switch che non va in dock, ok? Mi hanno fornito anche la dock, ok? Quindi andiamo a controllare anche se c'è qualche problema qui. Andiamo subito a verificare intanto con questa dock qua che ho già pronta, disponibile. Andiamo a vedere un attimo questo qua. Ok. Andiamo in dock. Allora, luce verde non si accende. Ok. Riproviamo. Ok, luce verde c'è. Nessuna immagine. Ok. Proviamo con la mia Nintendo. Ok, mia Nintendo. Così farvi vedere che... Allora. Accendiamo. Ecco qua. Vedete, l'immagine c'è, non sto muovendo la console. Non succede nulla, l'immagine non sparisce, è tutto a posto. Quindi la dock, questa dock, la mia dock funziona. Riproviamo di nuovo. Allora, accendiamo lo schermo, colleghiamo in dock. Non succede nulla. Ok. Potrebbe essere un semplicissimo problema di porta, come potrebbe esserci un problema più serio. E... Quindi presumo che la dock vada bene, ma dopo la proverò insieme. Allora, andiamo a smontare la console. I problemi che possono esserci, come ho detto, può essere la porta o può essere la scheda. L'ultima volta mi pareva che era solo una questione di porta USB. Ho cambiato la porta USB ed è andato tutto a meraviglia. Quindi vediamo questa volta che cos'è. Magari è di nuovo solo la porta, vedremo. Sarà un video un po' noioso se in questo caso per voi, per me no. Io adoro comunque lavorare su qualsiasi tipologia di console e per qualsiasi tipologia di problema. Anche solo un cambio della porta per me va benissimo. Ah, è già stata aperta. Quindi qualcuno c'è già stato qua dentro. Magari è già stata, sì, è già stata cambiata la porta. Qualcuno ha già tentato una riparazione. Ok, questo può essere interessante. Qualcuno ha installato male la porta, magari un lavoro precedentemente fatto male, o un lavoro che ha sviluppato altri problemi adesso che è stata usata. E manca pure una vite qua. E mancano 1, 2, 3 viti. Sono anche poche le viti della Nintendo Switch, perderle non è proprio una gran cosa. Ok, la scheda è fuori, adesso andiamo a fare un attimo di qualche verifica. Allora, andiamo sotto il nostro microscopio. Accendiamo la luce. Ok, allora, come si vede la porta è già stata fatta, magari è stata fatta male, può essere. Vediamo dietro.
come può essere che adesso magari è rotto questo, ci sono i filtri che non vanno più, quindi adesso andiamo a vedere un po'. Allora, andiamo a prendere un attimo il nostro multimetro, portate pazienza che lo collego un attimo, ok, ecco qua. Allora adesso andiamo a fare le nostre classiche misurazioni. Mettiamo il multimetro in resistenza, anzi no, continuità meglio in questo caso, e andiamo a misurare i nostri filtri, ok, vedere se sono buoni. Ok, i filtri sono a posto, allora credo sia la porta, è stata saldata male sotto, magari spero di non trovare delle piste interrotte, che magari bisogna ricostruire, se no è un bel problema. È un lavoro in più. Verifichiamo un attimo questo condensatore. No, non mostra cortocircuito, quindi si spera che il chip sia buono. Ok, allora niente, facciamo un ultimissimo test. Ok, andiamo a prendere la nostra schedina, ok, per la USB-C, così andiamo a essere completamente sicuri che sia la porta, anche se comunque per ragioni di sicurezza la cambierei lo stesso. Magari la porta è un po' danneggiata o comunque usurata, non va più molto bene, quindi magari... Ecco. Allora, vado a vedere un attimino la congiunzione fra i filtri e i punti relativi sulla schedina. Quindi a 11 c'è e a 10 c'è. Poi dovrebbe esserci a 3, a 2. Ok. Ok. Poi c'è qui sopra B2 e B3. No, sembra che questi non ci sono. Vediamo B3, neanche. B10. E B11 ci sono, ma B2 e B3 non ci sono, quindi c'è un'interruzione sotto alla porta o dentro alla porta. Insomma, il problema è la porta. Ok, è appena diventato un normalissimo video di cambio porta. Andiamo a posizionare la nostra scheda al contrario, però sotto sopra, in questa posizione qua, così la porta USB cade giù da sola, o almeno si spera. Allora, si spera che abbiano utilizzato stagno al piombo, così è più facile, ma secondo me non è il caso, hanno solo preso la porta e gli hanno rimpiazzata un'altra senza sostituire lo stagno, quindi vabbè, faremo il possibile. Allora, di questa porta non ce ne può importare più nulla, perché comunque la cambiamo, quindi 480 gradi, scaldiamo bene e rimuoviamo velocemente. Ecco, la porta è venuta via da sola. E non sembra esserci tracce distaccate. Quindi vediamo un attimino, prendiamo la scheda, la giriamo. No, è tutto in buono stato. Ok, allora andiamo a prendere una delle nostre nuove porte, andiamo a prepararla. Flussante. Ecco qua. Tutto pronto. Andiamo a rifare le saldature. Il flussante.
Ok, ripuliamo un attimo la zona dall'eccesso, non mi serve tutto questo flussante, gliene mettiamo di fresco, flussante fresco che aiuta le saldature. Ok, e ora andiamo a mettere la porta. 450 gradi però stavolta uso, e da sopra, quindi la porta la posizionerò così una volta che si sarà tutto sciolto lo stagno sopra. C'è questo lato qui che non vuole scendere, ok, adesso la porta è bella ferma, bella in posizione, giriamo un attimino, teniamo premuto, spostiamo l'aria, ecco fatto. Adesso ripassiamo un attimo tutti i punti, aiutiamo con il flussante in modo che così lo stagno si aggrappa bene dappertutto, riscaldiamo un'altra volta, lasciamo raffreddare e poi torniamo a fare qualche test. Ok, ecco qua il lavoro concluso, lì è tutto perfetto, sembra che ci sia qualcosa in mezzo ma credo che sia solo la porta, sì, non è nulla. Ok, vedete come lo stagno abbraccia i piedini della porta, quindi va benissimo così. Il posteriore non ho dovuto neanche ritoccarlo, è venuto fuori perfetto così com'è, quindi fantastico. E la porta non è sciolta, ok? Vedete? Non è sciolta da nessuna parte. Quindi perfetto. Allora adesso di nuovo facciamo i nostri test, andiamo qui dall'altro lato della scheda però, ok? Andiamo a verificare. Bella dura, bella nuova, dovrebbe fare un lavoro eccellente. Ok, continuità come prima. Allora, A11 c'è, A10 c'è, dopo c'è, A3 c'è, A2 c'è, poi c'è B2, c'è, B3 c'è, poi c'è B10 e B11. Perfetto, non dovrebbe avere più nessun problema di collegamento in dock. Andiamo a riassemblare e andiamo a fare i test necessari. Ok, la console è stata riassemblata, adesso la riaccendiamo, molto bene, adesso la mettiamo in dock. Allora, ecco qua, fantastico, adesso va in dock, ma sembra che abbia un attimo di sporcizia dentro, adesso la andrò a pulire perché chiaramente facendo i lavori può capitare. Quindi gli diamo una spruzzatina dentro con l'alcol isopropilico e basta. E questa console è a posto. Voilà. Molto bene. Facciamo un test con la dock che ci hanno mandato. Allora, prima gli do una pulitina qua dentro. Alcol. Spengo un attimo. E adesso proviamo con questa. Allora, montiamo su. Cavo HDMI. Cavo di alimentazione. Ok.
Ora accendiamo lo schermo, la mettiamo in dock e eccolo qua, perfetto. Quindi anche la dock funziona, la sto muovendo e non perde la connessione. Fantastico. Bene, lavoro terminato. E come sempre ci vediamo in un prossimo video. Se avete bisogno di riparazioni io sono qui, avete i link sotto in descrizione se volete contattarmi, se volete prenotare una vostra riparazione e se volete acquistare qualcosa c'è anche il link per il mio shop online. E basta, iscrivetevi, mettete like, commentate e ciao a tutti.